Hello. After having explained modernism and the modern novel, we have the most important part of it all, that is the technique of the interior monologue. As I said before, the psychological phenomenon is the stream of consciousness, il flusso della coscienza, but the writer uses the writing technique of the interior monologue to express, to represent the stream of consciousness. Remember that we have the relativity of the individual consciousness, and this is expressed in these novels. We are not interested in the plot, in the events. We are interested in the functioning of the human mind. I'll give you a very simple example. Okay? You get to the end of the morning, the bell rings. For you students, it's okay, we've finished, let's go home. Right. For me, who am the teacher, okay, the bell rings, it probably might mean that I'm not very pleased because I haven't done all the things I wanted to do during that morning. So you see that my consideration of the bell that rings is different from yours, and each one of you will probably have a different consideration of the bell that rings at the end of the lessons. Okay, this is what it represents. So we all have mental associations when we see something, when we go around, and one association brings another. It brings a chain of associations. This is what Joyce wanted to demonstrate. Okay, the interior monologue, page 182. Subjective consciousness, la coscienza soggettiva. Introspection was already present in the 18th century novels. L'introspezione era già presente nei romanzi del Settecento of Defoe and Richardson. The 19th century novel presented its characters as social beings, quindi il romanzo dell'Ottocento, Dickens in particolare, presenta i suoi personaggi come degli esseri che appartengono a una società, but also as individuals, ma anche come individui, with a moral and emotional inner life, con una vita interiore, morale ed emotiva. Remember, though, that Dickens published his books serially. This meant that he had to attract the readers and make them buy the next installment, which meant that the plot had a great importance. At the beginning of the 20th century, writers gave more and more importance to subjective consciousness, quindi gli scrittori diedero sempre più importanza alla coscienza soggettiva and understood it was impossible to reproduce, e capirono che era impossibile riprodurre the complexity of the human mind, la complessità della mente umana, using traditional techniques, utilizzando delle tecniche tradizionali. So they looked for more suitable means of expression, quindi cercarono dei mezzi di espressione più adeguati. Novelists adopted the interior monologue, adottarono il monologo interiore, to represent the unspoken activity of the mind, per rappresentare l'attività non parlata della mente before it is ordered into speech, prima che diventi parola. Main features of the interior monologue, le principali caratteristiche del monologo interiore. Here are the main features of the interior monologue. It is the verbal expression of a psychic phenomenon, the stream of consciousness, quindi è l'espressione verbale di un fenomeno psichico,
the stream of consciousness, il flusso della coscienza. Il flusso della coscienza che non contiene interruzione tra passato, presente e futuro. It is characterized by the frequent lack of chronological order, quindi caratterizzato dalla mancanza di un ordine cronologico. The narrator may be present, a volte il narratore può essere presente. Formal logical order may be lost or lacking. L'ordine logico formale può non esserci. The action takes place within the character's mind, quindi l'azione ha luogo nella mente del personaggio. Quindi appunto la trama diventa semplicemente estremamente esile, non succede niente di importante in questi romanzi. Speech may be immediate, la parola può essere immediata, without introductory expressions, senza espressioni per introdurla. The interior monologue can be compared to the psychanalyst's couch. Il monologo interiore può essere paragonato al divano dello psicanalista. As the mind of the character is allowed, dato che la mente del personaggio è autorizzato to wander freely, a vagabondare liberamente among associations of ideas, tra le associazioni di idee. Types of interior monologue. Vediamo le diverse tipologie di monologo interiore. For example, in Joyce's Ulysses, there are three main characters: Stephen, Leopold Bloom, who is the most important character in the book, and his wife, Molly Bloom. All three of them have a different type of interior monologue. Stephen is a teacher, so he is influenced by all his literary knowledge in his interior monologue, okay? And it's very difficult to distinguish what he's thinking about and what is happening to him. Leopold Bloom instead is a common person. He's more materialistic and he sees things and associates his ideas as he walks around through Dublin. Instead, in the final chapter of Molly Bloom, we have about a great number of pages with no punctuation at all. This to mark her continuity of thoughts, her stream of consciousness. So, there are two basic kinds of interior monologue: indirect and direct, quello indiretto e quello diretto. In the indirect interior monologue, nel monologo interiore indiretto, the narrator never lets the character's thoughts flow without control. Quindi il narratore non lascia mai i pensieri del personaggio fluire senza controllo. And maintains logical and grammatical organization. Mantiene una organizzazione logica e grammaticale. The character's thoughts are presented both directly, i pensieri del personaggio sono presentati sia direttamente, and by adding descriptions, aggiungendo descrizioni, appropriate comments, commenti appropriati, and explanatory or introductory phrases, o frasi di spiegazione o di introduzione, to guide the reader, per guidare il lettore, through the narration, attraverso la narrazione. The character stays fixed in space. Il personaggio rimane fisso nello spazio, with his or her consciousness, while his or her consciousness moves freely in time. Quindi rimane fisso mentre la sua coscienza si muove liberamente nel tempo, tra passato, presente e anche futuro. In the character's mind, however, nella mente del personaggio, everything happens in the present, tutto accade nel presente, which can extend to infinity
or contract to a moment, il che si può estendere fino all'infinito oppure contrarsi in un momento. This concept of inner time, questo concetto di tempo interiore, which is irregular and disrupted, che è irregolare e disordinato compared to the conventional conception of time. Se lo paragoniamo al concetto convenzionale di tempo, is preferred to external time, viene preferito al tempo esterno, since it shows the relativism of a subjective experience, dato che mostra il relativismo di un'esperienza soggettiva. In Ulysses, Joyce brought to perfection the interior monologue, quindi perfezionò il monologo interiore in Ulisse, employing the direct interior monologue, impiegando il monologo interiore diretto, where the narrator seems not to exist, dove il narratore non sembra esistere. In fact, Molly Bloom's monologue at the end without punctuation is a direct interior monologue. There is no narrator at all. And the character's inner self is given directly e la coscienza interiore del personaggio ci viene data direttamente. Joyce used two different kinds of direct interior monologue. Joyce ha utilizzato due diversi tipi di monologo interiore diretto. That with two levels of narration, quello con due livelli di narrazione, one external to the character's mind, uno esterno alla mente del personaggio, and the other internal e l'altro interno, and the one with and only the mind level of narration, e quello soltanto con il livello mentale della narrazione, up to the extreme interior monologue, fino a il monologo interiore estremo. In fact, Molly's monologue at the end of Ulysses. The direct interior monologue with two levels of narration, quindi il monologo interiore diretto con due livelli di narrazione, is characterized by a mix of third-person narration, è caratterizzato da un miscuglio di narrazione in terza persona, linked to an external time, collegato a un tempo esterno, and an interior narration, è una narrazione interiore, linked to the concept of inner time, collegata al concetto di tempo interno, that is the time of the character's mind, cioè il tempo della mente del personaggio, che va avanti e indietro nel tempo. In the direct interior monologue with the mind level of narration, quindi nel monologo interiore diretto con la narrazione a livello mentale, the character's thoughts flow freely, quindi i pensieri del personaggio fluiscono liberamente, not interrupted by external events, non interrotti da eventi esterni. The extreme interior monologue was used by Joyce in Finnegan's Wake, quindi la veglia di Finnegan, quindi presenta una forma estrema di monologo interiore. È molto difficile da capire. Here the narration takes place inside the mind of the main character, qui la narrazione ha luogo nella mente del personaggio principale, while he is dreaming, mentre sta sognando. Words, sometimes foreign, le parole a volte straniere, and free associations e libere associazioni, are fused, il tutto viene fuso to create new expressions, per creare nuove espressioni, with references to all areas of human experience, con una referenza a tutti i campi dell'esperienza umana. In effetti Joyce è un grandissimo innovatore del linguaggio, inventore di parole e di stili. Okay, in the next video we shall see examples of interior monologues. Okay, goodbye.